Vai, vai, vai. Dai, dai, dai. Ciao ragazzi, finalmente siamo a pesca. Oggi abbiamo rubato un po' di ore a lavoro, siamo riusciti a scappare via come i ladri. Bello, bello. E adesso stiamo provando ad andare a pescare le cheppie in Piave. Sono qua con Marco, siamo già stati qui l'anno scorso e altre volte ovviamente. Quest'anno l'acqua è un po' bassa perché c'è un caldo infernale e ha piovuto poco, però in realtà qualche cheppia dovrebbe esserci ancora. Siamo verso fine maggio. Sicuramente ci divertiremo. Speriamo, speriamo. La losa fallax, o più comunemente conosciuta come cheppia, è un pesce anadromo, pesce che nasce nei fiumi, all'età di 30-90 giorni comincia a spostarsi in mare e ci rimane fino a quando non è matura sessualmente. Per i maschi questa età varia dai 2 ai 3 anni, per le femmine dai 4 ai 5 anni. È proprio durante la loro risalita, che solitamente avviene in primavera, dopo le prime abbondanti piogge, che noi le aspetteremo per provare a cercare di pescare. Adesso vediamo un po', l'acqua è meravigliosa, speriamo di trovarne qualcuna che non siano già andate. Il bello della pesca alla cheppia poi è anche questo, no? Si va a pescare nel fiume nella speranza che ci sia qualche pesce che è risalito, e quindi i primi lanci sono quelli che poi alla fine ti fanno divertire maggiormente, perché hai la suspense, hai la speranza di aver trovato i pesci, di aver trovato la pool giusta. Se non le troviamo qui in questa pool proveremo ad andare in una con più acqua. Abbiamo cambiato posto perché su il pesce se n'è già andato, molto probabilmente il caldo ha fatto sì che i pesci abbiano sentito il richiamo del mare e stanno ritornando. Adesso abbiamo provato a cambiare zona e si va, facciamo il coup de soir. Se non troviamo i pesci qua vuol dire che sono andati. Adesso si prova, via. Giornata strepitosa a cheppia, questi pesci sono veramente pazzeschi, hanno una potenza inaudita. Guardate che bello che è, guarda. Questa macchia nera le distingue, guarda che pesce che ho preso oggi, via. Questa è una bella femminona che ha già deposto le uova, via. Ciao bella, vattene, torna a casa e torna al mare. Allora, lasciamo fondare un attimo e adesso si recupera, punta in acqua e vediamo un po' cosa succede adesso, se riesco ad avere la fortuna di... Eccola! Ah, piccolina questa. Però mi ha mangiato la mosca di coda. Molto probabilmente stanno mangiando sul fondo. Via.
via il prossimo lancio. Ho fatto 2 lanci, lasciamo affondare. Comunque stanno mangiando qui a centro buca, probabilmente è dove l'acqua è un po' più fonda, loro eccola, un'altra, mamma, penso di aver fatto una doppietta adesso. Sì, ho fatto una doppietta. Se mangiano a questo ritmo non è più finita. Ecco, una si è già slamata, per fortuna, voilà. Così faccio prima anche nel rilasciarle. Guardate che pesci che sono questi, ragazzi. E via. Ciao bella. Le cheppie molto spesso non si vedono nel fiume in quanto l'acqua è sempre un po' opalina, quindi io cerco di immaginare dove possono essere i pesci. Che cosa faccio molto spesso? Lancio dall'altra parte della sponda, lascio affondare 2, 3, 4 secondi. Se vedo che non ho avuto nessun risultato, il lancio successivo nello stesso posto lo eseguo, ma questa volta lascio affondare magari 7-8 secondi e poi comincio a recuperare a più non posso. Quando comincio a vedere le spanciate di pesce o gli inseguimenti o addirittura la cattura, a quel punto là capisco che avevo immaginato molto bene. Adesso parliamo di attrezzatura. Come canna da pesca utilizzo le canne da mare, quindi canne molto potenti. Solitamente utilizzo una 9 per la 10 a inizio stagione, in cui mi trovo con le condizioni del fiume molto alte, di conseguenza ho bisogno di fare più fatica e quindi utilizzare code molto più pesanti. Poi mi fermo a una coda 8 o una coda 9 al massimo, proprio perché quando aggancio il pesce cerco di pomparlo il più possibile per stressarlo appunto il meno possibile. In questo modo il pesce, come vedrete, state vedendo anche dalle immagini che scorrono, appena io lo slamo lui va via a 200 all'ora senza nemmeno quasi essersi reso conto di essere stato catturato. Mulinello capiente, ma comunque mulinello del mare forse non è necessario. Io avevo questo con una coda già affondante che solitamente utilizzo per la pesca in mare ai pelagici. Solitamente attacco una mosca tipo questa in punta, vedete, eccola qui, e una mosca molto più piccolina nella parte alta. La mia attrezzatura poi finisce qua, vedete? Qui ho un mio marsupietto in cui ho il finale dello 0,33 precisamente, una forbicina che può servire per slamare i pesci, in quanto sono pesci che mangiano anche ingordamente tante volte, cioè ingollano, di conseguenza c'è necessità magari di poterle slamare più velocemente per evitare di ferirle. Poi ho la mia scatola di mosche, aspettate che ve la faccio vedere, eccola qui. Qui come vedete ho varie tipologie di mosche, ma tutte molto piccole. Queste sono costruite su ami dell'8 addirittura, forse anche del 10, questa qua se non ricordo male. Hanno il corpo molto piccolo. Ho costruito anche dei micro gammi Minova, che questi sono molto funzionali, ok. Poi altre moschette, comunque le colorazioni sono queste che vedete in scatola, cioè sul verdino, il biancastro, giallino, chartreuse, bianco. Anche queste sono mosche molto catturanti e semplici da costruire. Ve ne faccio vedere una. Come vedete molto ma molto semplici, ok. Da questa parte invece ho attaccato mosche affondanti che abbiano piombo nel caso in cui appunto si debba correre giù, e quindi qui i classici Crazy Charlie. Queste mosche qui che sono fatte in colla epossidica hanno un certo peso, ma comunque come vedete sempre piccole imitazioni di pesce foraggio sostanzialmente, in quanto credo che questo tipo di pesci diano fastidio alle cheppie quando loro vanno a deporre le uova, e di conseguenza molto probabilmente vanno a mangiare le uova delle cheppie. E le cheppie che cosa fanno? Quando li vedono passare nei pressi della loro tana cercano di mangiarle e di attaccarle il più veloce possibile. Un'altra cosa a cui tengo particolarmente, visto che sono pesci che sono molto delicati e soprattutto sono risaliti nei fiumi per la riproduzione, cercherò di maneggiarle il meno possibile, quindi cercherò di utilizzare un guadino
in modo che nel momento in cui le ho guadinate loro se ne stanno tranquilli in acqua senza grossi problemi. L'amo solitamente, ovviamente, o gli ami comunque che utilizzo sono tutti quanti ami senza ardiglione. Se sono artificiali costruiti su ami con ardiglione, schiaccio comunque l'ardiglione e lo faccio sparire, perché in questo modo la cheppia, essendo un pesce che si dimena molto, in questo modo, avendo l'amo senza ardiglione, molto spesso riesco a togliere l'amo anche senza sollevare il pesce dall'acqua. I maschi solitamente raggiungono i 35-40 cm di dimensioni, mentre le femmine sono quelle più grandi, dai 45 ai 50, con esemplari anche che arrivano ai 60 cm. Il loro peso può arrivare intorno al 1,5 kg, al 1,8 kg, forse anche 2 kg. Sono pesci veramente vigorosi, una volta allamati producono salti e hanno una forza e fanno delle fughe pazzesche. Una cosa di cui mi sono dimenticato di dirvi, che dal mio punto di vista è molto importante, è che quando loro risalgono smettono di alimentarsi. E allora vi domanderete come mai attaccano gli artificiali. Io mi sono fatto questa idea: loro attaccano i nostri artificiali, che solitamente sono imitazioni di pesciolini o comunque sì, di pesciolini, e recuperando a tutta velocità molto probabilmente daremo una parvenza che questi pesciolini stiano andando a mangiare nel loro letto di frega, e di conseguenza loro li attaccano per scacciarli in modo che questi se ne vadano via. Ovviamente molto spesso rimangono allamate, e qualche volta succede anche che rimangono allamate nella parte esterna o della bocca o della testa o addirittura nella schiena. Questo sta a significare che loro non stanno cacciando, ma stanno solo cercando di scacciare i nostri artificiali. Più saremo bravi a far entrare in pesca l'artificiale vicino al loro nido, molto probabilmente, più loro attaccheranno o inseguiranno i nostri artificiali per spaventare gli eventuali intrusi nel loro nido. Vediamo, che bel cavedanone. Che cavedano, pescare le cheppie. Oh Marco! Marco! Vorrei sapere cosa ho preso però, perché è incredibile veramente sta storia. No, non ci posso credere. Che pesce è? No, guarda, è un barbo! Allora, pescando le cheppie, il fiume si attiva veramente tanto, è strapieno di cavedani e sotto ci sono anche i barbi. In questo caso, guardate cosa ho beccato, avete visto il recupero che ho fatto? Guardate che razza di barbo che ho beccato pescando le cheppie, è una cosa incredibile, pazzesco. Io non lo so cosa dire, lo lascio andare perché è di una bellezza. Guardate che roba, guardate che... Vai bello, vai! Vai! Alla grande! Uno dei motivi, forse l'unico motivo per cui sono costretto a venire alla mattina presto o all'imbrunire, è perché il fiume durante questa stagione, siamo intorno a fine maggio, si riempie di bagnanti e di conseguenza cominciano a tirare sassi, a fare il bagno sul fiume. Tu non peschi più sereno, non riesco più a pescare sereno e non riesco più a rilassarmi. Di conseguenza opto per venire alla mattina presto o alla sera.
quando i bagnanti abbandonano il fiume rimane tutto nostro, tutto di noi pescatori, e la libidine di pescare questi pesci aumenta a dismisura. Poi, se vogliamo, c'è anche un'altra cosa ludica molto bella. Alla sera, quando finiamo di pescare, ci fermiamo qui alla trattoria, alla Bersagliera. È un posto dove si mangiano tutti quanti i cicchetti, si mangiano tutti quanti, che ne so, polpetto, polenta con magari del salame cotto sopra. Ci sono tutte polpettine, ci sono una serie di assaggini che ci rallegrano ulteriormente la giornata. Quindi evviva la pesca alle cheppie in questa stagione, quindi a fine maggio. Ciao a tutti e alla prossima avventura!